Tra i molti ventilatori che troviamo sul mercato, oggi voglio parlarvi di questo ventilatore da soffitto. Extra ampio, ben 132 cm il suo diametro, con luce LED integrata e 3 pale in ABS finitura legno. Se avete acquistato un ventilatore Aterol, vediamo insieme in pochi minuti come si assembla. Cacciavite alla mano e iniziamo subito. Abbiamo una staffa di montaggio con morsettiera di alimentazione con i contatti fase, neutro e terra. 2 aste di sospensione, una da 15 e una da 25 cm, in metallo come avete potuto sentire. Questi 2 accessori sono delle coperture che poi vedremo come montare. E questa è la copertura vera e propria, quella che poi andrà a coprire tutti i cavi a soffitto. E qui abbiamo il motore del ventilatore, 30 watt in corrente continua, con tutti i suoi cavi di collegamento. Luce LED tipo plafoniera da 15 watt con regolazione dell'intensità luminosa fino a 1600 lumen e regolazione delle temperature di colore dai 3000 ai 6500 gradi Kelvin. Quindi luce calda, luce naturale o luce fredda a vostro piacimento. Passiamo adesso a questo sacchetto che contiene questo oggetto nero che è il ricevitore del ventilatore, il cuore elettronico del ventilatore e il suo telecomando in dotazione. Eccolo qua, con il controllo della ventola, della luce, 6 velocità, timer, luce notturna ed ecco le 3 pale in ABS, come dicevamo, leggere, resistenti, con finitura legno, molto gradevoli anche al tatto. E infine il manuale anche in lingua italiana. Per prima cosa abbassiamo il differenziale della linea luci e rimuoviamo il vecchio lampadario. Questi libretti non stanno mai aperti. Aspetta un attimo. Oh, finalmente! Cominciamo a scegliere l'asta, ne abbiamo una corta e una lunga. Io sceglierò quella più lunga, quindi dovrò passare questo pezzo sull'altra asta. Intanto vorrei ringraziare Aterol di avermi fornito questo ventilatore da provare. Sull'asta notate un foro più piccolo degli altri 2, va tenuto verso l'alto, deve combaciare con il foro sulla sfera, ok? Anche qui sul corpo motore dovremo far combaciare i fori, in questo modo. E poi infilare questo perno, facendo attenzione a passare attraverso i cavi all'interno del tubo. Il perno poi va assicurato con la sua molletta, così come vedete. Inseriamo questi 3 pezzi nell'ordine che vedete e montiamo la sfera. Una volta inserito il perno, allineiamo la sfera in questo modo e seriamo le 2 viti. Ecco fatto, il gruppo asta motore è completo. Beh, un po' di polvere la raccoglie, dai. Fissata la staffa al soffitto, ora vediamo come posizionare il ricevitore che va all'interno della staffa. In questo modo.
Adesso che abbiamo visto come va montato il ricevitore, lo togliamo perché dobbiamo montare l'asta con il motore, facendo attenzione a centrare la scanalatura presente sulla sfera, in modo che il motore non possa girare. Inseriamo il ricevitore come avevamo fatto prima ed effettuiamo i collegamenti. Non c'è possibilità di sbagliare, ogni connettore ha la sua forma. Non resta che collegare gli ultimi 3 cavi di rete, fase, neutro e terra, nella morsettiera con un piccolo cacciavite. Adesso allentiamo le 2 piccole viti presenti sulla sfera e agganciamo la copertura. Una caratteristica interessante di questo modello è che quando lo accendete il ventilatore mantiene l'ultima impostazione, quindi se lo avete spento mentre aveva la luce accesa a bassa intensità e la velocità 3, si riaccenderà esattamente così. Eccoci al montaggio delle pale. Operazione che su una scala non è stata molto facile. Forse potevano essere montate comodamente su un tavolo. Ma continuiamo a seguire le istruzioni del libretto e procediamo con il montaggio delle pale con le viti e le rondelle a mezzaluna che ci vengono fornite. E per finire colleghiamo la luce LED. Ecco fatto, adesso non ci resta che inserire le pile nel telecomando, pile che non sono incluse nella confezione. Ed ecco il lavoro finito. Abbiamo un ventilatore silenzioso, dopo lo vedremo meglio, con un design minimal che si adatta a tutti gli ambienti. Proviamo a far girare le pale un po' più velocemente e sentiamo quanto rumore fa. 4. 5. Adesso comincia a farsi sentire. 6. Sulla velocità 6 cominciamo a sentire del rumore, ma è inevitabile, sono le pale che girano a forte velocità. Torniamo alla velocità 1, che è sufficiente per avere una leggera brezza sul tavolo della cucina mentre si mangia. L'unico appunto riguarda la luce. Illumina bene la stanza, ma essendo diretta verso il basso, la luce risulta un po' dura e crea delle ombre un po' troppo nette, a mio avviso. Ma nel complesso un ottimo ventilatore. Super silenzioso sulle prime 4 velocità, il rumore è quasi inesistente, pur garantendo un'eccellente circolazione dell'aria e un fresco immediato. Io torno a godermi il fresco, alla prossima!